Ristrutturiamo completamente una cascina immersa nel bosco. Nei prossimi mesi metteremo mano a questo sto scivolando! Nei prossimi mesi rivoluzioneremo questo posto mettendo mano ai diversi ambienti. Per farlo dovremo rispettare soltanto una regola: spendere il meno possibile. Utilizzeremo solo materiali di recupero, soluzioni fai da te. In questo video faremo un tour completo della cascina per farvi vedere tutte le varie aree che vogliamo migliorare nei prossimi mesi. Prima di iniziare il tour facciamo un saltino indietro nel tempo. 2020, piena pandemia, il mondo si ferma e mio papà fa una scelta folle. Lascia tutto e compra, grazie anche all'aiuto dei suoi iscritti, una cascina abbandonata nel bosco. Un rudere, muri rovinati, strutture da rifare, un posto davanti al quale chiunque direbbe no grazie. Lui invece ha visto quello che poteva diventare e si è buttato. Negli anni, lavorando praticamente da solo, è riuscito a rimettere in piedi gran parte di questo posto e oggi vive qui, nel bosco, completamente off-grid. Il problema è che i lavori non sono finiti e da solo è quasi impossibile continuarli, ed è qui che entriamo in gioco noi. Quindi eccoci qua, Marta, Cri e Mauro in cascina. Trasformeremo totalmente questo posto e sarà un modo anche per noi di sperimentare una vita lontano dalla frenesia. Preparatevi perché vedrete davvero qualcosa di unico. La prima parte su cui si dovrà andare a lavorare è la parte proprio davanti alla cascina, la parte esterna dove poi con l'arrivo della bella stagione ci si può mettere fuori per mangiare, rilassarsi, però abbiamo diversi problemi. Problema numero 1, il tavolo marcio. Non è che mi stai procurando troppo lavoro qui adesso, no? La parte esterna, non mica siamo qui a far festa, questo qui ho già fatto la panca, si mettono 8 persone a sedere, ma non e via. E via andare. Non inviteremo mai 8 persone in tutti i minuti. Vabbè, noi sistemiamo comunque il tavolo. Sì, dai. Altro problema è quell'armadietto che adesso è un pochino brutto da vedere e quindi andrà un po' abbellito all'esterno. E altre chicche che adesso non stiamo qua a raccontarvi, se no poi i video non li guardate più. Sì, poi qua magari ci potrebbe stare anche una copertura per il maltempo, cose di questo tipo. Proseguiamo, venite qua con noi, arriviamo nell'area laterale alla cascina. Cosa facciamo qui? Ripristiniamo quest'area, finiamo il famoso concorso contro le carriole di terra che era già iniziato sul mio canale, lo ravviviamo dopo, gli mettiamo il link. Dovete sapere che stiamo facendo un concorso e ha iniziato papà chiedendo quante carriole di terra serviranno. Uscivano da questo sbancamento perché era fino a lì prima, era pieno. Quindi siete ancora in tempo per votare, vi facciamo vedere bene qua come è messo, scrivete qua sotto quante carriole secondo voi serviranno. In totale quante erano, ma poi magari mettiamo il link al video così vanno a rivederlo per avere un'idea. Allora, qua dobbiamo scavare perché innanzitutto qua c'è un muretto nascosto da qualche parte che gli scavi precedenti già l'hanno fatto emergere, quindi dobbiamo capire questo muro di contenimento che è stato fatto un botto di anni fa dove arriva, perché non ne abbiamo assolutamente idea. No, niente. Quindi qua immaginatevi che dovrebbe uscire fuori una sorta di frigo naturale, per questa zona qua è bella riparata a nord, o altrimenti qua avevamo anche in mente di fare una cucina esterna, tipo, non so, un barbecue, un forno per le pizze, perché c'è una canna fumaria qua che possiamo sfruttare in qualche modo. Non abbiamo bene in mente cosa fare di preciso, però queste qua sono grosso modo le idee. Anche voi fateci sapere qui sotto nei commenti, secondo voi qual è l'idea migliore. Vi coinvolgiamo, magari dateci qualche suggerimento. Ora proseguiamo, ma qua abbiamo una diramazione, a sinistra ci andremo dopo, quindi con calma vi facciamo vedere anche la parte di là. Prima saliamo su e proseguiamo. Ma comincia la salita. Tira, sta salita. Tira. Allora ho il fiatone, scusatemi post salita, ma ci proviamo. Entriamo nella parte più disastrata di tutte. È stata un po' lasciata andare. Sarà proprio per questo la parte più bella in assoluto da recuperare, perché ci sarà molto lavoro da fare. Siamo negli orti. C'era anche la complicazione che tutte le volte che io potevo anche ricevere un aiuto esterno sarei bruciato tutte quelle parti di ristrutturazione, comunque di recupero del terreno, che magari chi veniva per aiutarmi non era portato o non voleva essere filmato. Quindi per me era importante che arrivasse della gente o comunque un aiuto, come in questo caso mia figlia e Christian, che possono stare dietro una telecamera perché comunque loro hanno un canale e sono socialmente esposti, quindi non hanno difficoltà per queste cose. Questo è stato probabilmente l'ostacolo maggiore che ho avuto fino adesso. Ma ci siamo noi! Noi. Quindi vediamo qua, questa rete sta venendo totalmente giù, sta crollando, sarà da... Era caduta perché ha colato una pianta. Una pianta praticamente l'ha fatta cadere, l'ha tirata totalmente giù, quindi dovremo rimetterla in sesto e risistemare tutto. Seguiamo da questa parte dove c'è proprio il punto clou dell'orto. Qua questo legno sta venendo totalmente via e qua vediamo un po' di erbacce, cose che andranno tolte. Sì, se vuoi trasformarti in una capra qui puoi mangiare tutte le erba che vuoi. Prima di iniziare i lavori nell'orto però papà ci spiegherà un lavoro molto delicato che dobbiamo fare per non rischiare di perdere tutto. Delicato è quello che fino adesso mi ha sempre bloccato, perché effettivamente è un lavoro anche
per sé è molto pericoloso. Il fatto che queste due piante, questa è una pianta sola che poi è biforcata e pende in maniera molto grave da questa parte, quindi già se quella pianta decide con una prossima ondata di qualche tromba d'aria o qualcosa del genere di cedere, potrà smontare mezza collina, devasta tutto quello che c'è sotto, tra cui anche l'impianto fotovoltaico. Che è quello che permette proprio di avere energia in cascina, dato che papà vive totalmente off grid, ve l'abbiamo detto. Qui non c'è rete, non ci esiste sono un cavo dell'Enel, qui non arriva proprio. Quindi se la pianta cade su quel pannello perdiamo totalmente l'elettricità in cascina ed è un bel problema. Per questo andremo a tagliarla prima di fare tutto l'orto e di sistemare. Quindi dopo l'abbattimento del problema, queste due piantone, innanzitutto qua sarà un po' più libero questo spazio, quindi diciamo renderà ancora più l'idea dell'ampiezza, no? Sarà ancora più vivibile. Qua il pannello probabilmente subirà una variazione perché essendo fisso così non prende al 100% la luce del sole, quindi l'idea sarebbe quella di farlo ruotare in qualche modo per ottimizzare il rendimento del pannello. Qui invece abbiamo la parte degli orti. Immaginatevi che qua gli orti saranno totalmente risistemati, messi a nuovo, tutto bello pulito, tutto bello in ordine, con le piantine nuove, così si potrà mangiare qualcosa di autocoltivato qui direttamente in cascina. Se mi piace, no, Se ce la una volta faremo, che abbiamo risolto anche il problema, diciamo, principale, che è quello che per cui ti blocchi, no? Perché alla fine qui poi dopo le ore di sole cominciano ad essere sempre troppo poche. Siamo in una buona esposizione, perché tutto sommato è sempre un'esposizione sud-ovest. Di là la mattina arriva un bel sole, però effettivamente c'è sempre stata quella complicazione legata al fatto non voglio sviluppare oltre quel tanto, perché tanto quando questa pianta viene giù mi distrugge tutto, quindi mi rimane i rottami da smaltire e la pianta da tagliare, perché un'altra almeno quella rimane. Sì. Proseguiamo di qua. Quella che vedete qua era un'altra parte dell'orto, Sì. giusto? Che adesso purtroppo è erba, ortiche, diciamo che è un po' incolta, ma non preoccupatevi perché abbiamo già in mente quello che andremo a fare. Ci sarà da fare un po' di pulizia, vero papà? Dobbiamo tirare su un cambiare la po'. destinazione d'uso. Diventerà una piattaforma in legno, ipoteticamente 3 metri per 3, Sì, grosso modo sì, un 3x3 è sufficiente per lo spazio che c'è. che realizzeremo con il legno che papà tra l'altro ha ricavato dalle piante che ha abbattuto, perché qua di piante non ne mancano come avrete visto. Quindi utilizzeremo per la base il legno che abbiamo già a disposizione. Come vi abbiamo detto, cercheremo di comprare meno cose possibili in questo certo. progetto, fare Sì, tutto sì. con cose di recupero. Quindi immaginatevi una piattaforma in legno e voi direte cosa ci mettete però su questa piattaforma. Non so, poi vediamo, non so cosa possiamo appoggiargli. Possiamo fare uno spazio meditativo, un posto dove ci si siede, poi puoi fare yoga, dove puoi fare quello che vuoi, che sia piuttosto in sicurezza, che non ci sia magari una pianta che da lì a poco decide di cadere e ti accoppali sulla tua piattaforma intanto che sei sdraiato a meditare cosa sta succedendo. Noi pensavamo magari o una tenda appunto o un'area appunto in cui rilassarsi. Fateci sapere anche voi nei commenti cosa vorreste vedere su una piattaforma in legno in questa posizione. Guardate un po' come risulterebbe, dateci delle idee, anche perché abbiamo detto la cascina sarà anche vostra. Questa va via. Questa l'ho già tagliata 3 volte, con questa sarà la terza volta che la tagliamo, questa pianta qua. Continua a ricrescere perché ovviamente se non vai a ripotarla tutti i minuti. Io poi a un certo punto l'ho lasciata andare perché ho detto va bene, vuoi crescere, al momento il fastidio non me ne dai, ti taglio quando sei più grande così ricavo più legna. Strategia! Noi aspettiamo nei commenti i vostri suggerimenti per sapere cosa fareste voi in questa posizione. Attenzione! Oppure bello sarebbe anche, non so, salti fuori dalla piattaforma, indocchi uno scivolo che ti porta giù diretto. Crazy! C'è una piscina in fondo però. Bello scivolo che arriva giù dentro la piscina. Ragazzi, se questo video deve arrivare a tanti like, ma davvero tanti like, non so, 1000 like, allora No, 1000 non basta. non bastano? Dobbiamo avere così tanti like, così tante visual da poterci permettere di comprare sia lo scivolo che la piscina. Quindi dovete spingere questo video di brutto. Dopo aver visto gli orti, adesso proseguiamo per di qua e andiamo a vedere la parte del terreno sotto. Però prima, qua c'è un'idea malsana che ci è venuta in mente. No, gli è venuta in mente Gli è a lui. venuta in mente. Perché ha visto la corda d'acciaio, avevamo già la corda d'acciaio, gli è venuta in mente una cosa così, no? Cioè, Hai capito? Nel mentre, nell'inframezzo di ciò che vi faremo vedere tra un attimo e gli orti, qua facciamo una bella zip line, signore e signori, che parte o da sta pianta o addirittura, meglio ancora, Ecco, mi faceva un po' notare il più Mauro alta. adesso, c'è un piantone qua enorme sul quale fare una bella piattaforma in alto, dalla quale far partire poi una corda e arrivare fino alla pianta là sotto, che praticamente è dove c'è l'ingresso della cascina. quando si lancia giù poi arriva là, si stampa sulla campanella, quando sentiamo sulla È campanella arrivato. Fateci sapere qui sotto nei commenti perché qua non mi approvano l'idea. A 10.000 like lo facciamo. Non lo faremo mai così.
meno male. Oltre alle cavolate qua che dice Christian e non gli appoggiamo, c'è questo legno che sembra messo, questo tronco, scusate, non legno, questo tronco che sembra proprio messo apposta, e ci siamo immaginati un'altalena. Si potrebbero appendere 2 corde lì, fargli una base comunque sotto il legno e dondolare nel vuoto, tipo quella di Bai, avete presente, quella famosa? Ecco, una roba del genere, ma ancora meno turistica, quindi ancora più bella. E prima di tutto dobbiamo anche togliere un po'. Sono stati tanti angoli dove sono stati accantonati un sacco di cose per aspettare che si smaltissero. Papà era da solo, abbiamo detto, lui ha fatto tantissimi lavori da solo e non è facile anche mettersi a smaltire, portare via i rifiuti pesanti, comunque smaltire tutto da solo. Per questo siamo anche qua, perché l'idea sarà proprio ripulire totalmente. E poi tutto. c'è una parte ancora che è che io sono una parte di me è anche un accumulatore seriale, quindi ogni minimo pezzo di ferro lo tengo a parte con l'intenzione di usarlo poi per qualcos'altro. Magari. Perché io riciclo tutto e da lì, guarda caso, una volta è uscita una bombola e da quella bombola ci ho costruito la lama del bulldozer, del mio mini bulldozer che ho fatto con la motocarriola. Link in descrizione, ci sarà il video del bulldozer che ha O magari apparirà qua sopra, dai qua. Allora, questa rete che vedete qua è una rete che ha tirato su interamente papà, si è fatto un lavoro incredibile perché era praticamente tutta sotterrata qua nel terreno, vero? Cioè la vecchia proprietaria lasciava in giro la qualunque, era messa davvero malissimo, e tant'è che adesso c'è ancora attaccata all'albero, se la vedete, è ancora incastrata nell'albero. Quella pianta lì è una delle poche piante che ancora adesso ho difficoltà ad abbattere proprio perché si è incarnita la rete dentro, e quando vai a tagliare una pianta così con la motosega vuol dire che ti stai andando a cercare modo per farti del male. Quindi niente motosega, bisognerà inventarsi qualcos'altro, comunque tagliarla al di sopra di dove finiva la rete. E è un taglio difficoltoso perché non si taglia sulla scala, cioè si può fare, però effettivamente aumenti esponenzialmente il pericolo. Sarà molto Quindi difficile, però dovremo liberarci sia di quella pianta che naturalmente di tutta questa rete qua che andrà sbolognata da qualche parte in discarica, Sì, non in giro, in discarica, ovviamente. Chiaramente. in discarica. In questa zona qua invece un tempo c'era un orto, le patate, Sì. adesso non c'è più niente, quindi è stato tutto ripulito, un po' tutto da sistemare. Infatti abbiamo in mente di fare uno sbancamento di terra in modo da appianare il più possibile il tutto e prossimamente fare una bella serra qua. Non rende l'idea, Cristian, perché Ok. dalle tutte le riprese che sono state fatte fino adesso anche all'interno dei miei video non si è mai capito che noi da questo spigolo qui dove sono io adesso alla diagonale opposta ci sono quasi 1,10 m di dislivello, quindi andare a montare una serra con una pendenza così forte vuol dire farla cadere al primo colpo di vento o comunque alla prima nevicata o quello che è. Quindi l'idea è confinare quella collina, cominciare a riportare via metà di questa terra e portarla giù e fare in modo che qui si crei, non dico una parte pianeggiante perfetta, ma quantomeno correggere. Parla poi alla fine di spostare 60 cm di fondo e accantonarla e tornare a fare. Non so Nice. se ce la faremo quest'anno a fare questa cosa, questo sarà il progetto Secondo me forse no. più lungo. Secondo voi ce la faremo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Difficile, però noi ci proviamo Però comunque. fattibile. Se arriviamo a 10.000 like compriamo anche il mini escavatore. In pratica mettete i like, abbiamo capito che se non mettete i like lo facciamo Se io. non spingete questo video qua, noi qui, che cosa che facciamo, ragazzi? Cioè, cerchiamo di fare un progetto tutti quanti insieme, no? Figo. Noi le idee le abbiamo qua e la voglia non ci manca di certo. Ehi. Qua, oltrepassata l'area dove ci sarà ipoteticamente la serra, vediamo la mia parte preferita, che adesso voi direte che brutta con tutte quelle onduline così. È un po' messa maluccio, ma non preoccupatevi perché abbiamo già pensato a tutto. Papà in realtà ha già fatto un grosso lavoro, un enorme lavoro, perché prima qua non c'era niente di tutto questo, cioè lui ha risistemato totalmente questa parte. Guardate la pavimentazione, guardate le vetrate che ha fatto, però adesso è diventata un po', diciamo, una sorta di capanna per gli attrezzi, possiamo dire. Anche perché non c'è mai spazio da buttare la roba. Qua dovremo sostanzialmente liberare da tutte le cose che non servono, che non ci serviranno qua, dare una ripulita e soprattutto finire la chiusura, giusto? Ci manca una vetrata lì e là sopra dobbiamo inventarci qualcosa. Bisogna inventare qualcosa per fare quel trapezo in quel triangolo lì. Poi qui nel punto qua di ingresso ci sono già dei serramenti da recuperare che ho già portato, ma andranno poi solo piazzati. Ma la cosa più impegnativa di tutte è quella che abbiamo sopra la testa. Dobbiamo disfare totalmente il tetto e sostituirlo con delle nuove onduline che già abbiamo a disposizione, quindi sarà un lavoro molto delicato perché il tetto non si vede ma comunque è alto, non sarà facile arrivare e far scivolare in giù tutte le onduline. Vi terremo aggiornati con i video su quello che
diventerà il giardino d'inverno, perché questo sarà con area per le semine, con delle mensole appoggiate vicino alle vetrate dove picchia bene comunque il sole e la luce, e anche ovviamente un'area relax in cui poter rilassarsi e stare qua tranquilli. Immaginatevi un divanetto, una poltrona, insomma. Recuperiamo quella boiserie che è già stata fatta qua, verniciandola, sistemandola, gli addossiamo magari qualche oggetto, qualcosa che possa rendere utile. Magari nelle stagioni non troppo fredde puoi anche stare qui, puoi fare tipo un divanetto, un divano letto, una cosa così che ti puoi anche accampare qua, è anche bello, perché qui alla mattina vedi solo la luce del sole. E questa è la parte davvero che mi entusiasma di più, perché me la vedo già proiettata come sarà una volta trasformata, e anche quella dove magari io e Cri ci potremo fermare a dormire con la bella stagione, dato che comunque ci fermeremo qua in cascina tanto, e quindi sarà una nuova area totalmente. Da questa parte vedrete la stradina che si biforcava prima, quindi vi abbiamo detto, noi siamo andati dritti, se venivamo in qua si entrava in questo pezzo dietro alla cascina, e ora entriamo all'interno. Poi riprendi che se caldo c'è da ridere. E fai vedere che casca dalla È scala. molto provvisoria questa scala, Ci sarebbe da rifare la scala. C'è, va solo ripristinata, perché l'originale c'era ancora. Filma lui che se cade lui è anche più divertente, Marta. Beh, un vantaggio c'è, ragazzi. Quale? E così con questa scala non salgono i cani. Ed eccoci arrivati nella mansarda. Qua avremmo da ripristinare proprio tutta la stanza interamente. Qua ci starebbe appunto tirar fuori una zona nella quale Una stanzetta, un ufficio, una stanzettina, un ufficetto. Qua ci sarebbe il lucernario da ripristinare, anche questo qua che è bello. Questo qua adesso ha un vetro, diciamo, un po', come dire, ondulato, no? Vedo, non vedo. Magari mettere un bel vetro, non lo so, più liscio, così si possono vedere anche le stelle di notte, potrebbe essere interessante. Ma praticamente c'è tutto il soffitto da rifare. Era stato lasciato andare proprio a tutti gli effetti. Vari armadi da sistemare, anche qua immaginateveli tutti belli a posto, con dentro tutte le cose sistemate bene. Da riprendere, da rifare, recuperiamo il telaio, poi vediamo come fare a chiuderle. I muri hanno bisogno solo di una bella imbiancata e basta alla fine. Vedi, lì era un punto dove entrava l'acqua. Infatti manca parte della pavimentazione. Questo era marcito perché da qui entrava l'acqua da una tegola spaccata, correva lungo il muro, andava di lì e poi finiva nella camera da basso, e dalla camera da basso finiva per allagare il pavimento, e il pavimento allagandosi si era gonfiato tutto e si era poi spaccato, ed è ancora tutt'oggi così, con una doga in meno perché era stata poi rimossa per consentire il calpestio. Questa qua è una stanza da rifare totalmente: soffitto, pavimentazione, muri, armadio, lucernario e illuminazione, perché chiaramente cioè nel senso, se vieni qua di notte senza illuminazione è un buio pesto. Sì, qui entra solo la luce della luna, se c'è la luna piena, se no neanche a quello. Come avete visto, di lavoro da fare ce n'è davvero parecchio, quindi ce ne saranno delle belle. Noi vogliamo ringraziare tantissimo papà Mauro di Mauro in Cascina, perché si è affidato a noi per questo progetto, per questi progetti, perché saranno comunque tanti. Non so se è fatto bene. Noi vi ricordiamo che sul canale Mauro in Cascina vedete la vita quotidiana in questo posto pazzesco e tutti i lavori che farà papà, anche quelli insieme a noi. Certo. Mi raccomando, se volete vedere tutta la trasformazione della cascina, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e a quello di Mauro, così vedete un po' come vanno avanti i lavori. E tra l'altro il primo lavoro che andremo a fare saranno gli orti. Grazie per aver guardato il video fin qua, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!